Kailos è la nostra amica, perché è un nome femminile, di oggi. Ciao Elena. Ciao. Bienvenidos. E iniziamo. Conto, lo spagnolo ha a che fare con la storia di Kailos, quindi ci sta. Conto da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a Kailos. Qualcuno chiede e dice che questa non è ipnosi perché quello non è un conteggio e bla bla bla, ma voi fate ipnosi dalla mattina alla sera e siete delle medium e avete una suscettibilità ipnotica molto valida. Poi se non ci volete credere, guardate i video di qualcun altro. Bene, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come vedi Kailos. È lei e vedo che fa una specie di danza e va in cerchio, fa dei movimenti come se dovesse volare e dietro ci sono tante piccole Kailos vestite uguali che la seguono e fanno la stessa cosa. Qual è quella originale? La prima? Sì. Ti dà l'autorizzazione? Sì. E le altre Kailos chi sono? Sono i vari aspetti di Kailos da bambina. Da bambina. Stessa linea temporale. Sì. Sì, sì. Quanti sono queste Kailos aspetti da bambina? 6. Ok, vediamole tutte. 1. Ferma la prima a caso e analizziamola. Spaventata. La paura. Kailos paura. 2, Kailos timida. 3, Kailos attrice. 4, Kailos artista che dipinge. 5, Kailos maschiaccio. 6. E Kailos prima della classe. Ok, quando hai detto artista, lei ha fatto doppio pollice su perché non ce l'aveva detto in effetti, ma evidentemente lei dipinge o scolpisce e comunque... Ah sì, e dipinge, mi stava facendo vedere i suoi quadri. Infatti vedevo... Quelli che ha dietro sono tutti suoi. Ok, ecco. Bene, andiamo piatti, semplici, dai teoriche se ci sono, e poi elementali. Allora, allora c'è una mantide, un uomo, sì, un uomo del tempo, c'è, è un umanoide, ha la faccia da uomo. Allora, in realtà chi si presenta è quel personaggio di Harry Potter con i capelli neri, l'insegnante. Draco Malfoy, Sì, ok. mi sembra. È Renato Zero, insomma. Sì, esatto. Ma chi DNA possiede? Che tra l'altro io detesto. Pleiadiani. Quindi un pleiadiano? Che Sì, bello. diciamo che è la maschera di scena, cioè si è presentato esattamente come se fosse Draco Malfoy, ma è un pleiadiano. E poi un falconiforme. E di L? Sì, ce ne sono 3.
Allora, ce ne sono tre. Uno che è esterno e fa spola tra la mantide e l'entità mentale. Ci sono tre entità mentali. Numero, Allora, livello. 2, 4 e 5. Vabbè, gli EDL saranno connessi alle entità Sì, mentali, sì, questo sì, ormai sì, l'abbiamo sì. capito. E vabbè. Mhm. 2. Allora, la 2. Allora, è Allora, diciamo che la 2 è la solita, che è quella di non essere all'altezza, no? Di non essere adeguata, così però la fa agire proprio al contrario. Ehm, La cioè, sprona. le crea, no, le crea il dubbio, Mm? ehm, quindi che ne so, ma veramente quello ti sta dicendo che tu non sei capace? Certo che lo fai. E lei dice praticamente, mm, come faccio a spiegarti? È difficile da spiegare. Beh, lei viene spinta e spronata o viene Sì, convinta da un doppio no, in pratica, una doppia negazione. Doppia negazione che lei dice no, non è vero che lui ha torto, quindi ha ragione. no, No. cioè, allora, lei inizia un discorso, no? L'entità mentale gli dice che non è, gli dice, gli mette il dubbio, ma lui sta dicendo che tu non sei in grado, Mhm, ok? mhm. Quindi poi la fa agire in maniera addirittura, come posso dire, in maniera, non mi viene la parola, mm, presuntuosa, ecco, ok? Ah, Non so se ho reso l'idea. No. sì, Ok. l'entità 4. Allora, l'entità 4 eh, è quella che la fa, le crea insieme alla mantide. Ok, adesso è chiaro, perché prima c'era qualcosa ma non era chiaro. Eh, mm, Fa sì che lei abbia sempre un muro con tante persone intorno. Quindi può essere, per esempio, poteva essere la mamma, poteva essere l'ex suocera, ok? Oppure questa assenza che diceva del padre, no? Che c'è, ma è come se non ci fosse. Quindi Mhm, l'identità mentale di livello 4 la fa sempre, le fa credere mm, che deve fare delle cose per apparire alle altre persone, e invece la mantide fa sì che le altre persone mettano un ostacolo tra lei e loro, no? mhm. Ok. Quindi fa proprio questo meccanismo di muro. 5. La 5 è quella che le provoca quella sensazione di soffoco dopo un po' che ha, no? Che spiegava prima, è come se si sentisse soffocare in alcune situazioni, no? Dove si deve togliere subito perché le manca il respiro. Quindi le fa credere che se quella situazione va avanti, lei soffoca e le provoca proprio i sintomi. Il soffocamento che, vabbè, a lei sembra collegato al concetto di pelo, pelo del cane, pelo del gatto. Sì, Una volta se ma l'è trovato in gola e ha rigettato. mhm. Per questo motivo. Sì, 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 sì. Diciamo che quello è un aggancio che l'entità mentale di livello 5 fa, ma in realtà è far sì che lei in alcune situazioni che potrebbero essere invece profonde, a un certo punto, quando diventano troppo profonde, l'entità mentale di livello 5 le fa credere che se va avanti soffoca. E quindi lo collega che c'è un pelo o qualcosa perché le era già successo, quindi è come se le creasse gli stessi sintomi e quindi lei si deve spostare da quella situazione lì. Questa entità, 5 giusto? Mhm.
anche al senso di soffocamento in spazi angusti e in atteggiamenti, diciamo, magari amorosi o così di grande intimità, ma un po' troppo invasivi, Sì, quindi una esatto. persona che è troppo vicina, che è troppo Sì, abbracciosa, che è troppo... esatto. Che va nel che- profondo, quindi potrebbe sentire veramente se stessa e l'entità mentale di livello 5 la blocca. Ci sono anche vite passate collegate a questo aspetto. No, no, vite passate legate a quell'aspetto lì no, non lo vedo. No, No. no. Vibrazione. Ti sei spaventata, eh? No. Vibrazione. 7 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 123. PSPE. 37, 63. 67. No, giusto, 63. Vite precedenti. Rimandata. Guarda che puoi anche dire solo la PS, No, poi no, mi non diverto. ti diverti. 2835. Cervello. 8.9. Kailos è stata danzatrice, lo è stata anche in altre vite. Allora, sì, mi fa vedere una cosa. Allora, l'immagine che mi fa vedere è molto particolare perché la vedo tipo che danza classica, ma come se la danzasse nel cielo e nella natura. Mhm. È un'immagine archetipica o una vita? Allora, è una vita, ma cioè, mi fa vedere in quella vita che lei arrivava a danzare quasi come se fosse collegata appunto, no, al cielo e alla natura. Mm. Quindi sto andando più nel dettaglio per vedere il contesto. Mm, allora, ehm, allora la vedo che allora, prima ballerina di una compagnia. Potrebbe essere 1780 più o meno. Vedo che anche lì girava molto, ma la cosa che mi fa vedere è come se lei quando iniziava a fare una danza, cioè, come se lei neanche, cioè, diventava quasi autistica. Quindi lei entrava in questa energia della danza e mi fa proprio vedere che lei era convinta di essere dentro l'energia della natura, del cielo. Ok, Mhm. quindi non si ricorderebbe neanche dove è stata, cosa ha fatto, no? Perché era Mhm. proprio le veniva spontaneo, cioè lei proprio viveva dentro al balletto, dentro alla musica, al balletto e all'energia. Cos'è la danza? Chiamane l'archetipo. Mhm. Chiamiamo la danza. Si apra il sipario. Entri la danza. La danza è... Ci si presenti col suo aspetto, con la Mhm. sua nascita, la sua data di nascita, con la sua provenienza. È una creazione di...
Allora, la data di nascita mi dice 27.000 anni fa. Mhm. Non è 27.000 il periodo di un Kali Yuga? Mm, O è vero. 2007? Sai che non mi ricordo, mi sembra 27.000. No, 27.000, è vero. Mm, 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 Quindi mm. è il precedente Kali Yuga in cui è nata la danza? Sì, vedo questo umano, no? Come erano conformati loro, in mezzo appunto alla natura, che a un certo punto, sentendo i rumori degli animali, i versi degli animali, cerca di imitare, di seguire l'onda di questi suoni con il corpo. Mhm. Quello che vedo come archetipo della danza è un canale che si crea, o tipo sì, un canale di energia viola, dove la persona, facendo delle evoluzioni con il corpo, diventa un tutt'uno con questo canale. Ok. No, non è 27.000 il Kali Yuga, è 1.200, tutti Ah, si arrabbieranno, eccetera, però boh, a me ricordo qualcosa di 27.000. Comunque, vabbè. Quindi è la PS, è un'espressione della quindi PS. sì, esatto. Sì, sì, perché l'energia è quella. È una forma artistica di espressione Sì, di quella che è l'essenza umana, l'anima, mhm, sì, come il canto, come la pittura, la esatto. scultura, Sì, come la poesia, come la letteratura, la musica in forse la generale, musica in suonare, generale. cantare. Quindi diciamo che la danza è un movimento a ritmo di musica, Sì, del sì, sì, suono, sì, sì, di un può anche suono. essere il suono della natura, può essere un solo suono, una sola nota ritmica, Sì, suono del cuore, giustamente come dice anche. Keiros, del Mm, mm. respiro. Infatti, mhm, sì. Bene, con questa bella energia chiamiamo la sua fiamma. Vediamo se è il signor osteopata, che è stato il primo ad accorgersene, che ha una vita avviata con moglie e figli, che con la stronzata della malattia che gira adesso si è bloccato l'anno scorso. Certo, bloccarsi può anche starci. Ah, si è shottato? Ha fatto un shottino? Ma Ah, che disastro. infatti c'era qualcosa di strano, nel senso che vedevo che era la fiamma, ma è come se c'era un pezzo. Staccato. Esatto, e allora dicevo, non è possibile. Allora stavo cercando di guardare più nello specifico, è come se c'è uno spicchio dalla sua parte che è staccato. No, non è possibile. Mm, mm. Eh sì, Kailos, però tu ci scherzi, ma è più grave di quanto non sembri, sai, questa cosa. Possibile un'unione, quindi in questo caso? No. Sai, se razionalmente, con la mente sì, nel senso che lo sa, ci crede, quindi si stacca di là, però va a finire come il primo marito. Non ho capito. Il primo marito è Ah, ok. morto, no? Fiamme. È come se lo risentisse, è come se potesse risentirne anche lei, non che sente fisicamente l'effetto, perché è sul corpo, però animicamente il riflesso a volte può sentire quella vibrazione di distacco e proprio vedo che quel pezzo lì, non essendo attaccato, vibra, ehm, sai come
come le vibrazioni dei pensieri negativi, che è scattante, che è spigolosa. E quindi vibra in maniera spigolosa. C'è un pezzo che vibra così. Sto cercando di riprendermi dalla delusione. Ci sono impianti in Kairos? Allora, c'è un impianto mentale che è tipo un cerchio con una rete in mezzo, che viene utilizzato principalmente dall'entità mentale di livello 4 collegata alla mantide. Allora, ho avuto un po' questa sensazione così perché ho visto che ne hanno approfittato della sua capacità di danzare negli anni e spesso quando era in viaggio, quindi appena arrivava in un posto o a volte anche appena tornava a casa, le veniva fatta un abduction approfittando di questa energia di transizione, come se lei si preparasse energeticamente al danzare in un posto straniero, no? Quindi agli spettacoli lontani così, e loro appena lei arrivava in un posto la stessa notte ne approfittavano di questa vibrazione diversa e facevano le abduction. Quante ne ha avute più o meno in media? Beh, quante ne ha avute quando danzava e quante ne ha avute quando ha smesso di danzare, in media? Allora, in media quando danzava 8-10 al mese, adesso 3-4 al mese, la metà più o meno. Ok. Impianti? Uno in mezzo all'addome e 2 sui palmi delle mani. Basta? Sì, è come se fosse legato alla sua danza, no? L'ho visto adesso, nel senso che sono i punti che lei utilizzava danzando. Quindi loro li utilizzavano direttamente quei punti per prendere la sua energia. Ok. Causa esoterica della stanchezza. Secondo me sono queste abduction che le fanno ancora. Dei problemi della vista. Impianto mentale. Sì, l'impianto mentale. Quando l'entità mentale di livello 4 la metti di fronte alle persone, quindi quando ha la relazione con alcune persone con cui si scontra, è come se le mostrasse una realtà diversa da quello che è veramente. Quindi proprio fisicamente utilizzano i suoi occhi per proiettare una realtà diversa. Perdersi e non ricordarsi che cosa voleva dire e fare. È legata più all'entità mentale di livello 2. A volte Proble- però anche gli altri, ma più che altro 2. Problemi di sonno. No, quella è più una cosa. Problemi di sonno lo vedo più legato a un suo movimento. È legato un po' alla fiamma. Allora, sente la fiamma. Sente tanto la fiamma quando non riesce a dormire.
sente l'irrequietezza di là. Mm, mm. L'ho visto adesso, sì. Ribadiamolo una volta in più. Fiamma uguale entanglement quantistico. Mm, Solo se si sono riconosciute le due particelle, non chiedermi come in ambito quantistico perché francamente non me lo ricordo l'esperimento, però se si sono riconosciute, se sanno dell'esistenza dell'altra particella, una è in Australia e una è in Argentina, e vivono tranquille perché non sanno che, ma nel momento in cui lo sanno, beh no, in realtà a livello quantistico lo sono proprio connesse, stop. Nel caso delle fiamme sembra che si debbano vedere, connettere, riconoscere, e il famoso specchio che abbiamo messo in cielo, nella sessione fiamme, numero non ricordo, si sono riconosciute tutte. Sono stati proprio cavoli amari per le entità, perché questo è uno dei lavori più importanti e che hanno fatto mm. avanzare il tema in assoluto. Sembra proprio che sia successo questa cosa. Abbiamo Mm. avuto in quei 2 o 3 giorni successivi alla sessione, non ancora pubblicata, dei feedback di persone che hanno incontrato la loro fiamma e non avevano giustamente visto la sessione perché non era ancora stata pubblicata, quindi l'effetto influenza, essere influenzati dalla sessione non c'era ancora dopo, è stata pubblicata in breve tempo e quindi è tutto possibile, ma ci sono comunque molti effetti. Ok, questa connessione c'è? Sì, 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 assolutamente sì. Io la vedo come, lo rispiego, vedo le due, come se la PS fosse divisa in due, no? Quindi due mezze sfere e in mezzo c'è come se ci fosse un tubo, un canale che è sempre PS, ma forma tipo un canale che unisce PS, a PS. Ma quindi, cosa succede se una delle due fiamme sta improvvisamente bene per motivi personali? Non lo so, ha un Mhm, aumento di stipendio, che ne so. mhm, L'altra sente una contentezza e non si spiega perché. esatto. Se uno ha un momento di angoscia, l'altra fiamma ha un momento d'angoscia? Sì, Ok. quasi proprio cioè, da iniziare a piangere e non sapere perché. Se uno pensa a quella persona, l'altra lo pensa? Pensa a qualcosa È come, inerente? è come se venisse chiamato, sì, esatto. Se gli arriva una frase dell'altro. Mm. Che paradossalmente può sembrare quasi una sorta di incantesimo, no? Che uno Mhm, in qualche modo, magari più consapevole dell'altra fiamma, eh, crea degli eventi, crea dei mhm, pensieri, crea delle azioni, no? Crea degli stati d'animo, di mhm. pace, di gioia, o anche di angoscia senza magari volerlo. È magia o è quantistica? È quantistica, è assolutamente quantistica. Io lo vedo chiaro e tondo. Io lo vedo proprio, lo vedo, sì. Come posso spiegare cosa succede? Spiega, spiega perché io lo so. Spiega, Sì, spiega. infatti anch'io. Ehm, allora, c'è quel momento in cui le fiamme si riconoscono, che è come se le particelle hanno sempre vibrato nella stessa, cioè hanno fatto sempre lo stesso movimento e in quel momento è come se si vedessero proprio allo specchio, no? E quindi mm, lì avviene il collegamento. Prima magari facevano così a distanza, non lo sapevano, poi si vedono e quindi poi non c'è più la distanza, cioè si crea questo è come se si vedessero da lì in poi si vedessero sempre, cioè non esiste spazio dove non possano vedersi, ecco. Quindi è proprio come
una fusione, è come se si fondono. Cioè, potrei descriverlo come una fusione, perché quel momento lì è proprio la fusione. Quale momento? Quello dell'incontro? Sì. Ci sono tanti aspetti delle fiamme ancora da Mm, sondare, per esempio quando c'è ovviamente un incontro amoroso, no? Ed è mm, possibile, sono due fratelli, un fratello è una cioè un no. figlio e madre. Qual è il valore dell'incontro, cioè dell'unione sessuale? Da quello che ho capito, non è mai blanda, non è mai poco passionale, non è mai, non so, cerebrale, non Mm, è mai platonica per niente, non è mai poetica, anche, non so, melensa, no, è proprio anche molto forte, mm. molto passionale, molto carnale, molto potente, S- molto animale anche. Sì, è come se i due corpi dovessero diventare uno solo. C'è proprio come una calamita che è quasi come se si fondessero. Cioè, arrivi alla sensazione che senti è quasi come se i corpi sono fusi insieme, come la PS, ecco. Perché? Perché si devono fondere, Mm, perché mm. tendono a questo All'uno. istinto Mm, dell'uno, mm. Esatto, sì. nella carne, in Mm. qualche modo. Mm, 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 mm. Molto interessante. Ed è la fiamma, le fiamme possono essere solo uomo e donna? O anche donna, Ma donna, uomo, uomo? sì, anche donna, donna, uomo, uomo, assolutamente. Tu ne vedi dei casi di questo tipo? Mhm. Sì, C'è una allora, differenza? Una marcia in più, una marcia in meno o nessuna marcia in più o in meno? no, 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 no. Mm. No, allora in eterico è esattamente uguale perché allora vedo che anche stavo guardando se c'era differenza per quanto riguarda la parte eterica, no? Magari sai, poteva essere, Mhm. se sono due maschi, magari c'è tutto un aspetto così, se sono due femmine. In realtà in eterico c'è sempre una parte più maschile e una parte più femminile. Mhm. Comunque, quindi eh, è diversa l'esperienza di- rispetto alla Matrix, ma Cioè? no? Cioè, reagisci mm, in base alla Matrix, quindi da, da omosessuale o maschio o femmina reagisci alla Matrix da omosessuale. Sì, sì, chiaro. Quindi con una sensibilità direi maggiore nel maschio omosessuale rispetto al maschio etero Mhm. e una parte più razionale, quindi mascolina, nella femmina omosessuale rispetto alla femmina etero, ma Ah, rispetto ok. solo alla Matrix, rispetto alla Mhm. materia. E Ma comunque c'è un'indole maschile e femminile anche nella coppia omosessuale. Uno nelle esatto, fiamme, ovviamente la fiamma. l'eterico è uguale, Ok, quindi c'è uno e uno. Ecco. molto bene, Mm, 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 molto bello. mm. Ok, chiamiamo, possiamo farlo adesso perché alla fine, anche all'inizio, nel cinema, tutti quelli che Kailos ha chiesto di invitare. Prima di tutto i genitori che sono ancora in vita, la figlia, la fiamma, e tutti quelli che vogliono presentarsi. Ovviamente nel cinema si viene solo se si vuole crescere, se si vuole capire, non se si vuole spiare gli altri, spiare quello che facciamo, incidere. Boh, tempo fa è arrivata una che voleva fare i magheggi all'interno dei componenti del Mhm. cinema.
E le abbiamo detto di non oltrepassare la porta del cinema con questo intento, perché se l'avesse fatto le porte le avrebbero tagliate a metà. Novità delle porte del cinema, ghigliottinose, ghigliottinanti. Le avrebbero tagliato la testa. State attenti alla mia fantasia che non ha limiti. Io ho studiato la Révolution française, donc, quindi attenzione. Quindi, figlia, Davanti, genitori, mamma, terza fila, tutte e due. fiamma. Davanti, Quindi la punturina non impedisce di andare al cinema. no. Unbelievable, unbelievable la punturina, unbelievable. Veramente ci vuole. Bah. E altri? La figlia di Di lui? suo marito, l'altra figlia, no, di suo marito che diceva, viene, sta un po' Due. in disparte, un po' dietro i genitori di lei. Mhm. Un'amica, può essere un'amica che è in seconda fila. Mhm. Fosse la medium? Tu hai una medium amica, Ah, no? già, ecco, l'aveva detto. Hai una medium amica, no? Giusto? Ah, è vero, l'aveva detto, vedi, ho visto arrivare l'amica. Ah, un'amica lì. Mhm. Quella che Sì, confermò il discorso fiamme sì, sì, sì. proposto in realtà dall'uomo, Mm, cioè visto dall'uomo che ha ricevuto Keilos per lavoro nel suo mm. studio e non penso che l'abbia detto a tante, diciamo, probabilmente l'ha detto solo a lei. Quindi veramente incredibile come lui che si è accorto di tutto poi è andato a farsi. Vabbè, vabbè, mettiamoli tutti lì, chiamiamo Mhm. il marito disincarnato, mancato di una brutta malattia. Allora, quello che vedo che mi fa vedere come arriva e quello che vuole anche dire a Keilos è che erano anime affini, quindi non era fiamma ma un'anima affine. Gemella a fine. Mhm. Sì. Mm, cioè, sai che a volte vediamo che in questa vita magari le persone vivono con l'anima gemella che è al grado prima dell'incontro con la fiamma. Mhm. Ecco, Kailos lo sta vivendo in una vita sola. Quindi il passaggio da Da anima, l'anima affine. gemella al grado più alto a fiamma, lei l'ha vissuto direttamente in Perché ha una vissuto vita. col marito, poi il marito è mancato, Mm, quindi condizione matrimonio, tradimento, divorzio, eccetera, e ha conosciuto la fiamma. Sì, grazie, però la fiamma. la fiamma, porca vacca, vedo proprio che è come se avesse... Allora, è come se avesse tutto un pezzo, cioè c'è la fiamma, no? È come se ci fosse un pezzo che rimane un po' staccato e gli dà ogni tanto, gli dà proprio sofferenza fisica, è come se è una roba... Si può togliere sta roba che si è buttato dentro? Io vedo di no. Di no? Cioè, devi fare un lavoro di centratura, di lavoro proprio di forza, di creazione proprio potente. Uno deve essere a livelli molto alti di consapevolezza, ma lui non mi sembra, cioè si è spaventato, si è fermato verso la sua evoluzione anche facendo questa cosa, quindi. Quindi niente. Vedo difficile, molto, molto, molto difficile. Comunque, allora, il marito Mm. disincarnato, quello che vuole dire a Keilos è che appunto che erano anime affini e che lui non è riuscito a esprimersi completamente con lei perché come interferenza aveva era come se fosse dentro a un cilindro di vetro tutto oscurato di nero Mhm. che
non lo faceva esprimere completamente, c'erano degli aspetti suoi che non potevano uscire da lì. Ecco, voleva dirgli questa cosa qua. Hanno vissuto altre vite insieme? Altre 4. È come se con lui ha fatto tutti gli step, già, e con lui ha fatto tutti gli step delle fiamme, scusa, delle anime affini, anime gemelle, no? Quindi sai che ci sono tipo 5 livelli di affinità, Mhm. le È hanno... partito 1 e ha finito 5? Sì. No, pazzesco. Mm. Quindi ha approfondito al massimo livello, dopo il quale non c'è più niente da imparare, Mm. l'esperienza anima gemella, anima affine. Sì, Come? sempre con la stessa... Perché cioè, comunque Kairos, per esempio, sul fronte carriera, danza, anche in casa non ha mai avuto un vero appoggio da mm, parte del marito, né tantomeno della madre di lei, di lui, la suocera. mm, È sempre stata poco compresa, poco accettata, poco apprezzata, tanto offesa, sminuita e derubata. mm. Soprattutto sì, dall'ex suocera. Vedo che lui è come se non potesse esprimere tante parti di lui, no? Quindi Non avesse potuto. mm, Oh, no. avesse Perché? Per potuto via della esprimere. madre? C'era questa... Sì, per via della madre e... Esatto, cioè l'interferenza madre gli ha creato questo cilindro nero. Mhm. Mm. Allora, vedo dietro un'interferenza nera, dietro alla madre, tipo un corvo nero. Eh, no, che la faceva diventare tutta nera anche lei è come se ci fosse una corda legata a questo cilindro suo. Ma Era nero. la Mm. madre è viva, no? Sì. Kairos. No, è No, no, morta. no, era morta Ah, è anche lei. morta. Sì, sì. Della stessa malattia. No, di una malattia diversa. Ok. Chiamiamola la madre. È lì, è arrivata Ok. perché mi sta legata con sta cosa. Madre e figlio. Messaggio del figlio, cioè del marito di Kairos. E Vic, pillola Vic, entrambi. No, niente, appunto, voleva dirgli questa cosa che l'ha amata tantissimo, ma non poteva esprimere delle parti. Ci vuole dire perché ha accettato la malattia, l'esperienza di questa malattia anzitempo? Mm. Allora, la PS dice, allora, come vedo spesso, ogni tanto nelle vite varie, soprattutto le prime, direi a un certo punto di evoluzione poi non è più necessario, ma fino a un certo punto di evoluzione la PS, come esperienza, diciamo, deve passare attraverso delle malattie. La sua PS pensava di essere all'altezza di superarla. Ma è come se l'evoluzione della persona in cui era la PS non percepiva delle cose che la PS mandava per superare la malattia e quindi non c'è riuscito alla fine la PS. La madre di lui vuole dire qualcosa. È la madre di lui dopo la Vic e a- allora dice già quando stavo per morire un po' cioè la consapevolezza iniziava a arrivarmi. Con la Vic dice ho visto tutto chiaro e dice quasi incredibile come una persona possa trattare così male un'altra persona senza esserne consapevole. La madre lo dice. Se è stupita di quello che ha fatto, no? Dice quasi con la consapevolezza poi non sembra quasi vero che si possano fare certe cose. Va bene, apriamo il portale Aureo, li salutiamo. Chiamiamo anche tutti, senza analizzarli ovviamente, i parenti di tutte le generazioni di Kairos. 128 ne arrivano. Ok. Di questa sua generazione quanti sono tra i 128? 16.
salutiamo il marito e la suocera e chiudiamo il portale aureo. Ok. Causa esoterica del difficile rapporto con i genitori, senso di inferiorità, mai un brava. L'entità mentale di livello 4, insieme alla mantide. E insieme alle interferenze dei genitori. Sì, certo. La mantide, diciamo, usava quelle interferenze per mettere muro a Keilos, e l'entità mentale di livello 4 le faceva vedere una realtà che non era, quindi le due cose assieme hanno creato tutto ciò. Più la madre o il padre? Più la madre. I nonni Sì, non ci sono, non sono in vita. Vero? Ok. Erano presenti prima? Immagino di sì. erano 320, sì. 128, ok. Va bene, non c'è molto più altro da fare. Io francamente richiamerei la danza, il grande amore di Keilos, ed iniziamo a danzare. Lei, per esempio, può andare al cluster danzando, insieme all'archetipo stesso della danza. Infatti ho visto che andava proprio così, insieme all'archetipo danza. Come lo vedi l'archetipo danza? Cosa vedi? Un uomo, una donna, No, un movimento? un movimento, vedo quel canale di energia della PS, dove c'è l'archetipo è quello, ed è come se dicesse a chiunque vieni e prova la sensazione, ecco. È come se ci fosse in sito l'invito a provare la sua energia. Che cosa va a fare nel cluster? Utilizza come canale tra il cluster e il portale definitivo l'archetipo, quindi tutti i contratti passano prima attraverso l'energia della danza, E dove vanno? nel portale definitivo. Sembra un po' Fantasia della Disney, dove gli oggetti sono animati, Sì. dove ballano, che vabbè è anche un po' inquietante quel cartone perché A me quando ero piccola non ho mai visto tutto. diciamo che piaceva agli adulti, ma aveva sempre qualcosa di un po' queste scope che camminavano, Tutto è molto... dure. E Ad Eternum. Evento questo? Lo senti? Sì, mazza. Madonna, oh. Sono Sì, le c'è un scope di Fantasia, sì. Sì, è il vento. Sta arrivando la strega dell'est del Mago di Oz. Fra poco te la Sì, ritrovi sotto il ecco, divano con i come piedi, vento è quello. i Sì. piedi con le calzette, no? Se Che fa... vedete il sotto che inizia a alzarsi la casa. No, se vediamo a un certo punto Elena che inizia a volare per la stanza. È il vento, È non il sono vento. ancora arrivata a quella percentuale di cervello. Non sono io. Si è alzato il vento, Mm, arriva la bufera, mm. Sta arrivando. the storm. Yes. Guarda, basta dire questa cosa qua che Elena è contenta. A me dice che è un'altra roba che io sono contento, ma vabbè, non lo dico veramente. La pazienza. Allora, cosa lo sa creare questo Ad Eternum? L'ha fatto. Messo lì. L'ha messo. Sì. È potente? Normale. Ok. Vuole farne uno nuovo? Ne ha fatti
più di uno e sono diventati più potenti insieme. Ok, Avatar. Mhm. Come lo vedi? Allora lo vedo che cerca di arrivare al computer, ma non riesce. Dietro ha l'omino degli abbracci che lo tiene. Pronto? Pronto? Sì, 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 Ah, ci sei. scusami, sono qua. Mi devi Ah, ok, solo ok, aspettare scusa, 3 scusa. secondi. No, Sì, no, ho sentito tutto, ma aspettami solo 3 secondi, arrivo sì, sì. subito. Arrivo. Ok, scusami, eccomi. Mm. Dicevamo, Avatar, lo vedevi? Con dietro, allora non riesce ad arrivare al computer perché dietro ha l'omino degli abbracci che lo tiene. Ok, quindi funziona, l'abbiamo Sì. fatto stamattina. Lo tiene lontano dal computer, quindi Mm. questo vale anche per gli altri. Sì, vedo che poi pian piano, cioè ovviamente con le interferenze di ognuno, pian piano riesce di nuovo ad arrivare al computer, però in questo momento tra tutti sono tutti bloccati, come se si fosse congelato tutto perché l'avatar non riesce a dare nuovi comandi, nessun avatar. Mhm. Come li vedi Eh, questi uomo energia di ogni Avatar? vedo, vedo tipo l'omino della Michelin tutto bianco, Ah. tutto ciccioso di energie e di vibrazioni. Una roba così. State attenti alla mia fantasia, state molto attenti, è la cosa più pericolosa in assoluto. Bene, bene, bene. Bene, è arrivato il momento di Kalos di fare anche lei un lavoro, di prenderlo, lo mette in un portale definitivo, fa con una piroetta un ringraziamento al suo uomo energia che può rimanere lì, ovviamente Sì. perché lui è nato per fare abbracci, che non si sa mai, magari torna qualcosa, Mm. però anche un ad eternum qui non ci sta male. Mhm. Mhm. Sì? Sì, messo. Molto bene. Vediamo la situazione di Kalos in termini di abduction. Non c'è più nulla. Sia le passate sia i presupposti di future abduction. Mhm. Ok. Entità eteriche. Mantide, Pleiadiano, Falconiformi, 3 EDL. No, Una spruzzata di 3 entità mentali, 2, 5, 4. no. Impianti. Ok. Eventuali cloni, cose che non abbiamo analizzato. Sì. No, no, non c'è più niente. Ok. Ad eternum nel corpo mentale, fisico, emozionale, eterico e subliminale. Mhm. Sì. Nuova frequenza. 143 miliardi. Ok. Nuova consapevolezza. 169.
PSP. 58-42. Vite precedenti. Mm, 1247. Però, mazza, meno della metà. Mm, Meno della metà. No, no, è un ottimo risultato, mm, Keylor, mm, mm. ottimo risultato. Cervello. Solitamente siamo sulla metà, scarsa anche. Mm, Parecchio meno, insomma, va bene. Cervello 9.7. Bene. Ehm, I genitori cosa fanno nel cinema? È bellissimo perché non lo vedo mai, ma si sono alzati in piedi. Sai come quando applaudi a uno spettacolo che tutti si alzano, esultano e battono le mani? Ecco, loro due così, brava, brava. Così. Figlia. Beh, la figlia ha già fatto creato, la vedo che crea, prova a creare ad eternum e poi fa dei giochi energetici con 4 ad eternum, intenta giocare, fare, non so. Bene, avanzata. Mm, 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 mm. Io non so perché ti faccio questa domanda. Mm. La figlia ha incarnata la fiamma? Non so perché ti faccio questa domanda. Perché potrebbe essere, adesso non so io l'età della figlia, ma vedo come se c'è una bimba intorno ai 10 anni, primi anni delle medie. 29. 29. Ok, però quello che vedo io in eterico è che quando lei era alle medie, allora un suo compagno di classe è la fiamma. Quindi c'è. Delle medie, sì. Abbiamo poi scoperto anche che se non è incarnata non è detto che non lo diventi in futuro. Mm, Lo affronteremo in un'altra sessione, pian piano. Ah, questa cosa, ma è molto interessante. Quindi, come dire, tutto veramente relativo all'intento. mm, Tutto è relativo all'intento e al fatto che siamo creatori a sì, 360 gradi, non ci sono condanne. Tornando al discorso etero-homo, in passato qualcuno, di cui non ho più nessuna ovviamente fiducia, aveva sostanzialmente detto che le fiamme possono solo essere etero. Io non ci ho mai creduto neanche un secondo. ah no. Brutta roba le entità mentali, brutta Mm. roba. Va bene, nuovi valori li abbiamo visti, molto molto validi. Messaggio finale della PS di Keilos a se stessa e alla fiamma pizzicata. Allora, la prima cosa che mi viene è, boh, non so, la vedo anche suonare un pianoforte, però non lo so. Mi dice suona il pianoforte come per centrarti, ma non so. Beh, continua a dipingere, ok. E un'altra cosa che mi fa vedere è continua a fare ad eternum, anche quando ehm, tutte, diciamo, più volte ti ricordi meglio è, tutte le volte che devi avere una conversazione o un rapporto con qualcuno, metti nella vostra relazione, nella vostra conversazione l'ad eternum all'inizio, ok? Così le vibrazioni si alzano e non vai nel ricordo di vedere una realtà che non c'è. Quindi mi dice molto di allenarsi appunto con vabbè, la sua arte e la vedo suonare un pianoforte, ma non so, per centrarsi e alzare le sue vibrazioni e l'utilizzo del suo cervello. Boh, lei ride, non so perché, ma lei ride. Ah, Forse già lo suona o lo voleva suonare, non lo so eh, più o meno. Poi, tutte le volte che hai una relazione, quindi anche solo un dialogo con qualcuno, mettici l'ad eternum. E un'altra cosa mi dice, sperimenta la danza all'aperto di quella vita là. Ecco, Mm. queste cose qua. Anche da sola? Sì, sì, anche da sola. Mhm.
Abbiamo fatto una lunga chiacchierata all'inizio, prima dei punti, sul discorso personaggio pubblico, successo, Mhm. riconoscimento, ma questo non è fondamentale, cioè non è importante. Se uno fa una forma d'arte, ha delle capacità, le esprime innanzitutto per se stesso. Quindi se lei vuole Esatto, danzare, e mi viene in mente nel bosco, sulla spiaggia, esatto. al lago, Sì, lo sì. può fare tranquillamente un bel martedì mattina che non c'è un cane in giro, Mm, e lei danza. Non si deve fare un esatto. video da mettere in Instagram, non deve far vedere niente a nessuno, non deve entrare in un circuito che è sempre malato di spettacoli, Mm. artisti, invidia, un casino lì, proprio una roba. Sa perché nel mondo dello spettacolo c'è un ambiente di merda. Perché ci Non mette devi dire zampino parolacce, subito il deep state. ma un ambiente che tu non te lo puoi neanche immaginare, che tipo l'invidia non è niente, è la base da cui si parte. Mm, 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 mm. Cioè, è proprio un po' anche come nei film che la ballerina la zoppano pur di Sì, riuscire la seconda, di riuscire ad emergere, la zoppano, eh pagano sì. gente per delle cose, pettegolezzi, cattiverie, ma Mm, riferito, per fortuna io sono fuori da questo mondo anche. È un gran peccato perché dove c'è l'arte dovrebbe anche esserci la comprensione reciproca, l'aiuto anzi, reciproco, cioè sarebbe, è proprio l'apprezzazione, per quello l'apprezzazione. probabilmente, no? Eh. Tu Che pensa se viene gli artisti si amassero e si aiutassero di tutti, continuo. Se tu non boom. sai fare un passo inspiegabile, come fai a farlo? Te lo spiego subito, così lo Mm, fai anche tu. Non è il DNA, è per come io una mm, carta fatta in un certo modo e tu non puoi. Poi chiami qualcuno e lo farà zappare. sì. Va Mm, bene, mm. molto molto bene. Danza sarà il titolo di questa sessione, molto bella, di Keilos. Mm. La figlia adesso sa alcune cose, anche lei. Ehm, 6 Keilos. Ci sono ancora paura, timidezza, attrice, artista, ma schiaccio prima della classe. No, allora, adesso sono diventate delle sfere interne, direi, le posso visualizzare come delle piccole, come se fossero delle piccole PS, come se la PS mi facesse vedere che si è aggregata in varie parti, ma sono tutte dentro Keilos e la PS dice non sono da separare, non le devi lasciare fuori di te, ma quella sei tu e tutte assieme. Quindi la paura poi viene, prende le vibrazioni alte ehm, della parte artistica, di tutto l'essere capace di fare le cose come una bambina, perché è la prima della classe che è in grado di fare tutto, no? Quindi tutte queste sei sfere, si equilibrano tutte in una vibrazione, diventa una cosa unica e diventi tu, la persona stupenda che sei tu, dice la PS. Va bene. Pronta a tornare, Elena? Mhm. Lei come la vedi? La vedo, appunto, vedo lei, la vedo dentro. Allora c'è l'archetipo danza, lei e poi la sua PS con le sei sfere. È tutto delle stesse energie, dello stesso colore, come se fosse, come se fosse un tubo tagliato a metà e vedi dentro i vari strati, no? E Mhm. quindi la vedo lei in questa energia della PS che fa tutte queste cose, questi movimenti creativi. Mm. Molto bene. Pronta a tornare? Mhm. Disconnettiti allora da tutto e tutti.